Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi, ormai siamo, nel mese di ottobre, prepariamo un modulo a forma di zucca, cioè può essere utilizzato sia come piastrella, come presina. Il motivo circolare può essere poi adattato per qualsiasi altro tipo di frutta, oppure può essere la base di partenza per il faccino di un personaggio, da utilizzare poi, questo modulo per la realizzazione ad esempio di copertine baby, un po' più quello che, ci piace, ci detta la fantasia. Oggi vedremo appunto come, realizzare questa con l'arancio, il verde e nocciola, un po' per ricordare appunto la zucca, prodotto appunto tipico dell'autunno, nonché simbolo di Halloween. Allora, io son partita, mi sono anche appuntata tutti i particolari per la lavorazione. Sono partita con un cerchio magico no, vi ho detto una sciocchezza. Sono partita, riprendiamo da capo, con 5 catenelle. Anche il cerchio magico può essere utile, però io preferisco le catenelle per dare più stabilità alla parte centrale, visto che dobbiamo caricare all'interno di questo cerchio 16 maglie alte. La prima maglia alta è costituita da 3 catenelle a cui faccio seguire altre 15 per un totale di 16 maglie alte. Siamo 2, 3, che poi andremo a raddoppiare nel giro successivo, quasi lavorassimo l'amigurumi. 4, 5, 6, facciamo il primo giro insieme, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 e la 16ª, 16. Con una maglia bassissima adesso mi vado a chiudere nella terza delle catenelle che formavano la prima maglia alta del giro precedente e raddoppio. In che modo? Mi alzo con 3 catenelle, rientro nella stessa maglia di base, faccio un'altra maglia alta. In pratica bisogna lavorare 2 maglie alte in ogni maglia sottostante, così da avere a fine giro 32 maglie. Ci vediamo alla fine per vedere come proseguire. Una volta raggiunto l'inizio del giro precedente, chiudo con una maglia bassissima. Così come per l'amigurumi, questa volta dobbiamo andare a fare un aumento sì e uno no, con l'accortezza di fare soltanto 20 maglie per poi fare, diciamo, la parte del picciolo sottostante. Quindi partiamo con 3 catenelle più una maglia alta nel primo punto, poi secondo una sola, nel terzo punto ne faccio 2 e in questo modo siamo già a 5, poi 6, 2, 3, 4, 5, 6 da solo, poi abbiamo 7, 8 insieme, perché se siamo partiti con l'aumento è ovvio che sia così, 9 da solo, sono multipli di 3, 10 e 11 insieme,
12, 13 e 14 insieme, 15, chiusura del gruppetto, 16 e 17, 18 e 19 e infine la 20ª va qui da sola, perché così. No, scusate, 19 e 20. Ok, adesso le ricontiamo per tutta sicurezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok? 18. Questa qui ne ho fatte 2 ravvicinate, però il 19 e 20 vanno poste qui, 19 e 20, comunque devono essere 20 e dobbiamo finire con un aumento questa parte qui, quindi aumento singola, si ripete in pratica 6 volte l'aumento più altre 2 maglie chiuse, cioè lavorate nello stesso punto che rappresenta questa volta un unico aumento. Allora, a questo punto io, vedete, mi sono trascritta un pochino, spero che riusciate a leggere il da farsi. Cosa ho fatto? Mi sono segnata le cose da fare, perché non si può mai dire 2 maglie alte, poi devo fare 2 mezze maglie alte, 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte. Ok? Allora, a questo punto riguardiamo anche quella già finita. Noi ci stiamo trovando a lavorare in pratica, adesso lo ricerchiamo nella lavorazione qui, ok? Dobbiamo fare questo passaggio, 2 mezze maglie, le vedete, 2 mezze maglie lavorate insieme. Io la metto a testa in giù così poi potete ravvedere anche voi. 1 e 2 e sono le mie 2 mezze maglie. Poi faccio 2 maglie basse, una per ogni punto senza mettere aumenti, e questo rappresenta questa parte qui del lavoro. Poi cosa faccio? Altre 2 mezze maglie alte accanto nello stesso punto di lavorazione, 1 e 2, riprendo quello che ho fatto fino ad arrivare in alto, ok? Quindi cosa devo fare? Su questo lato vado a rifare le mie 20 maglie alte, le prime 2 insieme, 1 e 2, una singola, quindi queste 20 maglie sono di aumento, quindi dobbiamo fare alternare un aumento e una maglia singola, un aumento e una maglia singola fino ad arrivare ad averne 20, ok? Ci vediamo qui per vedere come funziona dopo. Allora, una volta giunti qui, se ho fatto giusto i miei conti, devo ritrovarmi con 3 punti sottostanti che andremo a lavorare sempre con l'arancio con il punto basso, ok? 3 maglie basse che chiudono la parte poi che sarà decorata dal picciolo marrone che ho usato io. Voi logicamente, come ho detto io, sono partita dalla zucca, ma potreste anche decidere di fare altro, una mela, ricamarla, cioè mettergli la faccina e quant'altro. Allora, una volta arrivata alla terza maglia alta, non distraiamoci, devo partire con il verde. Cosa faccio? Io
Non vado ancora a tagliare il filo arancione, ma lavoro all'inizio con 2 fili e poi successivamente, quando sono partita con la lavorazione, andrò a fare un taglietto dietro. Ok, le forbici le ho messe a portata di mano, eccole qui, le mettiamo qui. È un po' pasticciato con 3 colori, però pazienza. Allora, cosa faccio? L'ultima maglia bassa di questo giro, invece di chiuderla con l'arancio, tiro il filo arancione e chiudo con il verde, e poi mi aggancio nella terza catenella del giro precedente con una maglia bassissima, così. A questo punto, secondo il mio schema di lavoro, devo andare a lavorare 19 maglie basse con il verde. Ok, quindi la prima direttamente nel primo foro, 1, 2, 3, 4, 5. Dopo circa 5 lavori, se voi avete agganciato l'arancio sotto, a me è sfuggito, comunque possiamo già iniziare a chiuderlo e farlo passare in un secondo momento sotto la lavorazione. Io, non avendo spazio, non riuscendo a girare bene il lavoro, comunque poi lo potete fermare col lago. Intanto tolgo l'arancione e proseguo con 19 punti: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, facciamo questo primo pezzo insieme, 16, 17, 18 e 19. Ok, dopo le mie 19 maglie basse mi ritrovo in pratica da queste parti. Ok, adesso vado a lavorare sempre con il verde 2 mezze maglie alte una accanto all'altra, 2 maglie alte centrali, 2 mezze maglie alte accanto, quindi proprio per fare la parte diciamo la parte della base. Allora siamo a 2 mezze maglie alte, 2 maglie alte centrali senza gli aumenti, 2, poi accanto 2 mezze maglie alte, sempre senza gli aumenti in questo caso, 1 e 2, e poi ritorno verso l'alto con 19 mezze maglie, scusate, 19 maglie basse. Ok, ci vediamo verso la conclusione di questo giro. Giunta a questo punto, io devo andare a creare il picciolo della mia zucca. Mi aggancio con il marrone. Se ho fatto giusto i conti, devo trovarmi con 3 fori, in cui 3 maglie sottostanti, in cui nel primo vado a montare 2 maglie alte, maglia alta singola, 2 maglie alte, e questo forma il picciolo. Chiudo. Ok, poi, e siamo qui, metto filo sull'uncinetto, 2 maglie alte, poi insieme una maglia alta singola, e 2 maglie alte accanto. Non perdiamo il verde perché adesso ci tocca il giro di squadrettatura. 2 maglie alte. Ok, adesso cosa succede? Invece di chiudere così, mi aggancio con il verde
vado a chiudere in questo modo e mi aggancio sulla prima maglia bassa del giro precedente, in questo modo, ok? Adesso possiamo tagliare in marrone, poi sarà un lavoro di cesellatura e devo fare la squadratura. La squadratura è composta da 9 maglie basse che rappresentano questo lato e dagli angoli che sono costituiti da una mezza maglia alta, una maglia alta singola e l'angolo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Partiamo da qui dove dobbiamo andare a lavorare quasi subito l'angolo. Mi alzo con una catenella e nello stesso punto di avvio formo la mia prima, qua, la mia prima maglia bassa, poi accanto metto mezza maglia alta, poi accanto ancora una maglia alta, ancora accanto faccio l'angolo, 2 maglie alte, una e 2 catenelle di separazione nello stesso punto di lavorazione le altre 2 e questo è il primo angolo. Poi ho maglia alta, mezza maglia alta, mezza maglia alta e abbiamo 7 maglie, no scusate, vi stavo dicendo una sciocchezza, il lato è costituito da 9 maglie basse per arrivare all'altro angolo, quindi devo lavorare di seguito le mie 9 maglie alte, 2 3 4 5 6 7 8 e 9 maglia, mezza maglia bassa, maglia alta, 2 maglie alte, siamo all'angolo, 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte, una maglia alta accanto, mezza maglia alta successiva e poi altre 9 facciamo gli altri angoli. Allora io vi lascio continuare e ci vediamo una volta arrivati giunti in prossimità del picciolo, ok? A tra poco. Una volta aver ripassato tutto il contorno, la situazione è questa, cioè questo non lo guardate perché l'ho incorniciato io. Allora, poi cosa succede? In pratica il mio giro finale è questo qui, vedete? Adesso non lo metto, è bruttino, non mi piace vederlo così. Allora, vedete, questo è il giro verde, perciò non l'ho messo, non l'ho inquadrato. Ma per poter rendere più graziosa la nostra piastrella potreste ripassare tutti i punti con la maglia alta, gli angoli sempre composti da 2 maglie alte e 2 catenelle, se non che finalizzare il lavoro con un giro di maglia bassa con gli angolini un pochino più pomposetti, perché nel momento in cui io vado a utilizzare la maglia alta accanto alla maglia bassa avrò questo effetto bombato. Se il tutorial vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale e non perdetevi le prossime novità. Buona giornata a tutti e buon autunno.